Il condizionale è un modo verbale finito che si usa per indicare che un evento può verificarsi solo a condizione che prima se ne verifichi un altro. Esempi: se avessi più tempo frequenterei un corso di cucito. Sarei arrivato prima se non ci fosse stato traffico. Il condizionale è quindi il modo della possibilità condizionata, del desiderio, dell'ipotesi e ha solo due tempi, uno semplice, il presente, e uno composto, il passato. Un esempio con il condizionale presente: ti telefonerei se avessi il tuo numero. Ora uno con il condizionale passato: ti avrei telefonato se avessi avuto il tuo numero. Il condizionale può essere usato sia nelle frasi indipendenti sia in quelle dipendenti o subordinate. Esempi: dovrei comprare una macchina nuova. Penso che sarebbe un'opportunità da non perdere. È da notare che nei periodi ipotetici il condizionale può formare la frase reggente da cui dipende una subordinata al congiuntivo. Esempi: canterei se fossi intonata. Avrei urlato se avessi avuto paura. Accenderei il caminetto qualora nevicasse. Vediamo ora quando si usano i due tempi del condizionale e qual è la loro coniugazione, prendendo come esempi i verbi regolari parlare della prima coniugazione, temere della seconda e partire della terza. I primi due verbi formano i tempi composti con l'ausiliare avere, il terzo invece con l'ausiliare essere. Adesso parliamo del condizionale presente. Il condizionale presente o semplice si usa per esprimere un evento che potrebbe avvenire nel presente a condizione che se ne verifichi un altro. Esempi: se studiassi di più supereresti l'esame. Se andassi a letto presto, la mattina ti alzeresti prima. Nelle frasi indipendenti il presente si usa per fare una richiesta in forma cortese, educata. Esempi: mi prepareresti una tisana? Mi diresti che ore sono? Per esprimere un desiderio o un'intenzione. Esempi: berrei un bicchiere di acqua. Vorrei andare a un concerto. Per esprimere un dubbio o un'opinione personale. Esempi: che cosa potrei regalarle? Direi di tornare a casa. Per esprimere un senso di disappunto o dare un consiglio in modo gentile. Esempi: che cosa dovrei pensare? Dovresti smettere di bere alcolici. Per fare una supposizione o dare notizie non confermate. Esempi: la cuoca avrebbe ferito un cameriere con un coltello. I ladri sarebbero 4. Riportiamo ora in questa tabella le forme del condizionale presente dei verbi presi. Ad esempio: io parlerei, tu parleresti, egli parlerebbe, noi parleremmo, voi parlereste, essi parlerebbero. Io temerei, tu temeresti, egli temerebbe, noi temeremmo, voi temereste, essi temerebbero. Io partirei, tu partiresti, egli partirebbe, noi partiremmo, voi partireste, essi partirebbero. Ora parliamo invece degli usi e delle forme del condizionale passato. Il condizionale passato composto si usa per esprimere un evento che sarebbe accaduto nel passato se si fosse prima verificata una determinata condizione. Esempi:
Se ti fossi preparato meglio, avresti ottenuto risultati migliori. Se avessi avuto più giorni di ferie, sarei andato alle Hawaii. Nelle frasi indipendenti, il passato, come il presente, si può usare per esprimere un dubbio, un'opinione o una supposizione, rapportati però sempre al passato. Esempi: che cosa avrei dovuto fare? Sarebbe stato bello andare insieme al mare. L'ingorgo sarebbe iniziato dopo un grave incidente. Nelle frasi dipendenti può essere usato anche per esprimere un evento futuro nel passato, ossia per dire che dopo un evento verificatosi nel passato ne è avvenuto un altro sempre nel passato. Esempi: Giovanni aveva detto che sarebbe tornato più tardi. Credevo che non saresti venuto. Il condizionale passato è costituito dal condizionale presente dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Riportiamo in questa tabella le forme del condizionale passato dei verbi presi ad esempio. Io avrei parlato, tu avresti parlato, egli avrebbe parlato, noi avremmo parlato, voi avreste parlato, essi avrebbero parlato. Io avrei temuto, tu avresti temuto, egli avrebbe temuto, noi avremmo temuto, voi avreste temuto, essi avrebbero temuto. Io sarei partito, tu saresti partito, egli sarebbe partito, noi saremmo partiti, voi sareste partiti, essi sarebbero partiti.